Museum Residency Program è il programma di residenza d'artista che Città dell'Arte avvia negli anni 90, con già delle specificità uniche e distintive che poi sono diventate un po' un benchmark, e sono che esso è collettivo, quindi si viene insieme in gruppo, almeno 2, ed è orientato, cioè c'è una visione di un'arte impegnata nel contribuire a trasformare o indirizzare la società verso un modello di maggiore responsabilità e consapevolezza. Questa è la missione della collaborazione con Unicredit, il cui titolo è già il programma, perché parla di ecosistemi come comunità viventi, Ecosystems as Living Communities. Nel panorama contemporaneo, secondo me, l'artista, il designer si sta confrontando in questo periodo storico con delle crisi congiunturali che si impattano a vicenda. In questo senso il mio lavoro vuole interfacciarsi con dei luoghi molto precisi, quindi con degli studi dei territori da un punto di vista relazionale. All'interno della mia residenza in Città dell'Arte sto esplorando nello specifico il caso studio di Punta Corna, che è una montagna che da secoli viene riprodotta come un bacino di risorse da estrarre, e in questo caso è sotto concessioni di estrazione per cobalto, delle concessioni di estrazione che potrebbero di fatto riscrivere gli ecosistemi, le comunità che abitano questa montagna. Il mio lavoro si concentra molto sulle pratiche di ascolto, quindi durante il mio processo creativo diventa essenziale avere un momento in cui mi siedo in un luogo e cerco di ascoltarlo, anche con pratiche che si rifanno al deep listening o alla fieldwork. Questo lo faccio attraverso uno strumento che si chiama geofono, che riesce a rintracciare delle onde sismiche sulla superficie del sottosuolo, che parlano di materiali, di piccoli movimenti, di insetti, di elementi sonori che altrimenti non sarebbero percepibili all'orecchio umano. My work is concerned around developing collective futures with communities and scientists on subjects around water or the evolution of ecology, and as a designer developing tools and narratives which can help us visualize the future and think about how things might change and our relationship with that change. I see myself very much as a translator between disciplines. So my creative process usually starts when I'm having conversations with local communities or scientists to really understand the landscape in which I'm working before I begin to think about the narrative or generate ideas, and that is the most important part of the project for me. As part of this residency at Città dell'Arte, I'm looking at the evolution of high-altitude ecosystems and the role of science within this and ecological research, the retreating of glaciers, the movement of the tree line, but also at the role of local communities that have been interacting with the ecologies of these mountains for up to 6,000 years. And so for this project, I'm developing a film which can begin to communicate this quite complex narrative, and a sound piece where I'm collaborating with Bayer 1991, who's developing a sound piece from local instruments and songs, as well as a potential collaboration with the herders and a design intervention here at the end of the project. Being at the Fondazione Pistoletto has been an incredible experience for me. I've tried to spend as much time here as possible for the vicinity to the mountains and my specific research subjects. Having all of this space and support to be able to really focus on developing an idea has been invaluable to me in this moment. Lo scambio durante questa residenza con Eliza Collin è stato fondamentale e prezioso. Abbiamo guardato entrambi al contesto alpino come un luogo di osservazione dei cambiamenti climatici in atto, e lo abbiamo fatto intercettando 2 strade parallele che si sono incrociate spesso, e da questi incroci sono nate altre idee di futuro.